Salve a tutti. Ringraziare è la vera ricetta per la ricchezza. In questo momento di profonda crisi globale, credo che sia essenziale ricordarsi chi siamo veramente. Tempo fa avevo introdotto il tema della gratitudine. Adesso voglio riportare questo argomento alla vostra attenzione. Siamo entrati in un vortice di consumismo talmente esagerato che confondiamo le nostre vere esigenze con le necessità create dalla società. Siamo quello che possediamo. Siamo diventati talmente assuefatti da questa condizione che dal momento che ci viene tolto qualche giocattolo alla moda ci sentiamo quasi in difetto verso il resto delle altre persone. Proprio questa mattina mi sono fermato a prendere un caffè nel bar di un amico. Dopo qualche chiacchiera sui fatti attuali, lui ha voluto puntualizzare che sta girando con una vettura sostitutiva perché ha avuto un piccolo incidente e che la sua nuova Mercedes classe B gli sarà restituita a breve. La mia unica risposta è stata quella di chiedergli se si fosse fatto male nell'incidente, ma fortunatamente l'unica ferita è stata fatta nell'orgoglio, visto che l'auto sostitutiva non era di suo gradimento. Perché essere imbarazzati se avete un'auto vecchia? Perché nascondervi mentre rispondete a un messaggio se avete un cellulare più vecchio di 6 mesi o un paio di scarpe leggermente consumate sulla punta? Poi ci sono le persone a cui apparentemente non interessa di questo tipo di brand, ma che nel loro profondo sono gelosi marci di chi possiede questi articoli costosi alla moda. La nostra persona deve essere caratterizzata da come siamo, non da cosa possediamo. Avere per essere è una concezione veramente dannosa per la nostra persona. Io credo che prima di avere bisognerebbe prima essere. Essere grati per la propria vita, per la propria salute, essere grati per il cibo che riusciamo a mangiare ogni giorno. Potrebbe già essere un ottimo modo per iniziare ad essere persone con un'ottima base mentale. Concentratevi su tutte le cose belle che avete, non su quello che vi manca. Personalmente, il mio concetto di vita è cambiato profondamente da quando ho iniziato a vivere nella gratitudine. Inizialmente facevo finta, sforzandomi anche. Ogni mattina ringraziavo per essermi svegliato, per aver avuto un buon sonno ristoratore. Ringraziavo per la mia salute e per la salute dei miei cari. Era solo un ringraziamento meccanico, ma mi sono costretto perché sapevo che prima o poi sarebbe diventata una nuova abitudine positiva. Con il tempo ho imparato ad amarmi. Ho riscoperto una bellezza nella vita che è dettata da come sono veramente e non da tutti gli oggetti che mi circondano. Io sono la stessa persona sia mentre guido una Ferrari che mentre guido una 500 scassata. Paradossalmente, solo dopo che mi sono sentito veramente grato di quello che ero e del poco che avevo, mi sono iniziate ad arrivare situazioni che portavano nella mia vita nuove esperienze che mi rendevano ancora più grato. Mi ricordo, moltissimi anni fa, che un mio professore di tecnologia delle costruzioni arrivava a scuola con una macchina piccolissima e discretamente smussata agli angoli. Questo professore, persona di grande cultura e grande passione per l'insegnamento, era bersagliato continuamente da noi poveri, stupidi studenti, che lo prendevamo in giro per quella automobile conciata veramente male. Da specificare che la scuola geometrica che frequentavo era piena di ragazzini figli di professionisti, architetti, geometri, notai e imprenditori edili, che in qualche modo volevano trasmettere la propria carriera ai figli. Quindi, spesso e volentieri si poteva riscontrare la tipica strafottenza giovanile rispetto a tutte quelle categorie non reputate alla loro altezza economica. Tornando al professore, lui evitava con sorrisi e indifferenza le battute di quei ragazzini figli di papà, che dopo i 18 anni arrivavano a scuola con vari macchinoni regalati. Finita la scuola, anni dopo il mio diploma, camminando per le vie del centro mi fermo davanti ad un cancello elettrico che si stava aprendo e faceva uscire una bellissima vettura di lusso. Mi fermo un secondo ad ammirare quella macchina e 2 secondi dopo vedo che la persona alla guida era proprio il mio vecchio professore. Mi faccio notare salutandolo e lui mi riconosce e scende dalla macchina per stringermi la mano. Mi racconta che l'anno successivo al mio diploma è andato in pensione e che tutto sommato insegnare a testoni come me gli manca un pochino. Purtroppo non può mancare un accorgimento da parte mia sulla sua bellissima Jaguar rispetto al trabiccolo che guidava durante gli anni scolastici. La sua risposta me la ricordo ancora. Per la strada che dovevo fare bastava e avanzava quella macchina. In pratica il mio vecchio professore di tecnologia delle costruzioni era un noto architetto che aveva progettato per l'Italia e per l'estero, ricchissimo e conosciutissimo nel settore.
ma preso in giro da 4 stupidi studenti che vedevano solo la sua macchina scassata. Questo esempio è per dire che siamo quello che creiamo, siamo quello che mangiamo, siamo quello che pensiamo, ma sicuramente non siamo quello che abbiamo. Legandosi alla legge d'attrazione, vibrare nella gratitudine è una sensazione indescrivibile. Ti farà accadere eventi che porteranno altra gratitudine nella tua vita. Ti farà apprezzare ogni gioia quotidiana che negli anni diventa inevitabilmente scontata. È come se ti facesse vivere con gli occhi di un bambino che deve ancora scoprire il mondo. Alla domanda che mi è stata fatta, ma se sono grato, attrarrò ricchezza? Io posso dire che la ricchezza economica potrebbe essere una conseguenza di come vi sentite, ma appena sarete veramente grati avrete capito qual è la vera ricchezza. Che siate persone facoltose o persone senza troppe risorse economiche, imparate ad amare voi stessi, imparate a ringraziare per l'unica vera ricchezza che conta. Ringraziate per la vostra vita.